Ezi sta preparando una sorpresa per il compleanno del fidanzato. Dopo aver radunato gli amici e addobbato la casa, la ragazza lo aspetta dietro la porta. Arriva però un'amara sorpresa. Il suo ragazzo entra abbracciato a un'altra donna. La scena riparte 3 mesi dopo questo evento. Ezi è con le amiche e insieme stanno ripercorrendo le frequentazioni sbagliate degli ultimi mesi. Qui la protagonista promette che non frequenterà più uomini sbagliati. Viene quindi presentato il personaggio di Ozgur, proprietario di un ristorante, si vede mentre va al lavoro e fa una notte brava tornando a casa con una ragazza conosciuta al suo locale. Scena molto divertente qui, con lui che non ricorda neanche il nome esatto della ragazza e che fa di tutto per cacciarla di casa mentre lei avrebbe voluto piazzarsi da lui per tutto il giorno. Nel frattempo, Ezi riceve una chiamata dalla madre che cerca di spronarla a trovare qualcuno adatto a lei per sposarsi e fare figli. Anche Ozgur riceve una chiamata dalla madre, che si lamenta di non aver mai conosciuto nessuna fidanzata del figlio e gli chiede quando diventerà nonna per continuare il cognome di famiglia. Il primo incontro tra i protagonisti avviene sotto la pioggia. Entrambi stanno camminando a piedi e fermano lo stesso taxi salendo contemporaneamente. Inizia un siparietto decisamente divertente dove i due si punzecchiano e giocano sui rispettivi ruoli uomo-donna. Ezi arriva al lavoro e scende dal taxi, dove scopre che la promozione che voleva a coordinatrice viene assegnata a un'altra persona e si licenzia dall'agenzia di organizzazione matrimoni nella quale lavora. Come se non bastasse, Ezi riceve la telefonata del suo ex, che le dice che rivuole l'appartamento dove vive la ragazza e che aveva il contratto a nome suo. Ezi si altera e mentre parla al telefono si distrae e viene investita da un'auto guidata dal medico dell'ospedale della città. Nel frattempo Ozgur viene intervistato da una giornalista circa la sua carriera nel settore della ristorazione. Come sempre, il ragazzo flirta con le donne che incontra usando il suo fascino. Ezgi, ripresasi dall'incidente, alla sera va a cena nel ristorante di Ozgur, senza sapere chiaramente che sia suo. Qui vede il suo ex, che chiede alla sua nuova fidanzata di sposarlo. Ezi vorrebbe fare una scenata, ma semplicemente si sposta dal tavolo e si siede al bar. Qui c'è Ozgur e i due parlano fino a chiusura del locale. Ezi è ubriaca e parla del suo ex fino ad addormentarsi. A questo punto Ozgur la porta di peso a dormire, ma Ezi comincia a piangere e a lamentarsi di quanto l'amore sia difficile e di quanto sia infelice. Lui la rassicura dicendo che non sei il mio tipo ma sei speciale, fino a farla sorridere. Lei come reazione prende e lo bacia, per addormentarsi su di lui pochi secondi dopo. La mattina dopo, Ezi si sveglia e si ricorda cosa è accaduto la sera precedente e si maledice per aver baciato quel ragazzo. A questo punto, intimorita, scappa da casa di lui, che quando esce dalla doccia non la ritrova. La seconda parte del riassunto della prima puntata di Buying Alice. Ezi si sta maledendo per aver passato la notte con un uomo del quale di fatto non conosce neanche il nome. Si ricorda che la sera prima addirittura era ubriaca nella doccia di Ozgur e cantando lo ha bagnato. Ozgur nel frattempo va al suo locale e racconta della notte assurda al suo migliore amico nonché chef del suo ristorante. Ozgur racconta quando Ezi ha provato a saltare giù dal balcone e di come lei sia assolutamente un casino. Nel frattempo Ezi racconta la serata alla cugina e amica Kansu. Lei la invita ad un party dove sarà presente anche il bel dottore Serdar dell'ospedale che l'ha investita e poi curata il giorno prima. Nella scena dopo Ezi lascia la sua casa che era dell'ex e si trasferisce proprio a casa dell'amica Kansu. Nel frattempo Ozgur flirta in terrazza con la giornalista che lo ha intervistato e si baciano e passano la notte insieme. Ezi, che guarda caso ora abita proprio a fianco a Ozgur, pur senza saperlo, sente i rumori della coppia tutta la notte. Al mattino la fidanzata di lui lo sorprende con la giornalista e comincia a scappare per non farsi trovare. Passa dal balcone ed entra nell'appartamento di Ezi mentre lei sta uscendo dalla doccia. Dopo un siparietto tra i due, Ezi manda via la ragazza di Ozgur che lo stava cercando, convincendola che lei merita di meglio. Nel frattempo la giornalista, delusa per aver scoperto che lui è un donnaiolo, cambia per ripicca il titolo dell'articolo dell'intervista da Signor Perfetto a Signor Sbagliato. Alla sera Ezi e Ozgur si trovano in terrazza del condominio e si presentano finalmente in modo ufficiale. Nel frattempo le amiche mettono in guardia Ozgur dicendo che lui è un altro uomo sbagliato e consigliandola di non fare neanche un pensierino sul suo vicino di casa e di concentrarsi sul dottore.
Il giorno dopo, Ozgur vede il giornale con il titolo Ban-Yallis, signor sbagliato. La scena dopo mostra la madre di Ozgur che si dispera per il titolo del giornale dedicato al figlio ed escogita un piano: incaricare la sorella di trovare una moglie per il fratello, invitando tutte le donne della città al suo imminente matrimonio. La sorella avverte Ozgur del piano, lui ne parla con il suo amico chef che gli consiglia di trovarsi una ragazza da portare per finta al matrimonio. Nel frattempo anche Ezi riceve una chiamata dalla madre che le dice di aver sentito dall'amica che ha trovato un uomo giusto per lei, riferendosi chiaramente al dottore. Nella scena dopo, Ezi legge un libro in terrazza su come trovare l'uomo giusto. Ozgur la vede e comincia un siparietto tra i due dove si punzecchiano sul contenuto del libro e di come sia un uomo perfetto, ovvero l'opposto di Ozgur. Ezi parla del dottore e continuano a punzecchiarsi. Ozgur le spiega le regole per trovare l'uomo giusto. Ezi va alla festa e incontra il dottore, esagerando sulle sue qualità per fare colpo. Lei gli chiede di uscire e lui si ritrae dicendo di avere altri impegni. Nel frattempo Ozgur cerca una finta fidanzata per il matrimonio della sorella, senza tuttavia riuscirci. Torna a casa e incontra Ezi sul terrazzo che è delusa dalla festa. I due a questo punto fanno un accordo. Ezi sarà la sua finta fidanzata per un giorno e lui in cambio condividerà con lei le regole per trovare l'uomo giusto.